Pistacchio, pistacchio! Osteria! Benvenuti a Sarajevo! Stiamo per andare a fare colazione in questo posto magnifico, tipico e caratteristico, pieno di oggetti di pistacchio, non vedo l'ora. Piccole bonbon. Ci hanno dato anche questa prima del conto, non so a cosa. Abbiamo preso uno con il cocco e uno con il pistacchio. Come ci hanno insegnato al caffè Alma, prendiamo 2 cucchiaini di acqua fredda, li mettiamo qua sopra. Questo lo dobbiamo togliere, poi prendiamo questo e vediamo se questo è buono, perché nei caffè normali lo fanno un po' triste, sinceramente. Ah, se rovente! E senza magari far finire il fondo come ho fatto l'altra volta. Poi si puccia. Buonissimo questo. Per quelli comunque che non sono abituati a fare delle colazioni dolci, lasciate perdere. Questo qui lo deve avere tutto chiuso, vedi che si vedono tutte le grinze della sfoglia. C'è del miele. Ripieno fantastico. È tutto imbevuto di sughi, sughetti. È sciroppo di acqua e zucchero, poi perché loro quando li tirano fuori dopo li imbibiscono in quel. Ci sono le noci, hanno tutto frantumato questi qui che sono tutte le noci. Buono, ma è tamugno. ne basta uno. Io l'ho preso al cocco e poi sopra anche le mandorle. È tutto arrotolato, sfogliato. Cocco a Balous è molto meno dolce di quello che ha preso il Monster. Questo è un dolce normale, come se prendete una brioche, per capirci come livello di dolcezza. Si sente tantissimo la farina di cocco, è molto buono questo. E francamente questo qui, se non volete una cosa eccessivamente sciropposa, dolce, è il vostro. Credo che dentro ci abbiamo messo anche qua delle noci, penso. Questo mi è piaciuto tantissimo. Anziché andare a fare colazione in un barrettino normale, venite qui e prendete una cosa tipica. Secondo noi era carino da farvelo vedere. Adesso vi portiamo a Sarajevo Vecchia. Sembra di stare in Piazza Maggiore. Piccolini, guardali, non c'è niente, mi ha fregato. Qui in Bosnia la colazione è prevalentemente salata. Generalmente il caffè bosniaco è un bel burek. Stiamo un pochino godendo le vie di Sarajevo Vecchia con tutti i negozietti, i ristoranti. Arrivate e passeggiate, gozzovigliate come si suol dire. Se volete acquistare, un'indicazione che vi possiamo dare è che nelle vie quelle un po' più laterali, un po' meno battute, qualche eurino in meno magari riuscite a risparmiarlo, perché bene o male le cose che vendono sono grosso modo tutti quanti le stesse e i prezzi indicativamente quelli, ma magari 2-3 euro in meno. Per i mariti un consiglio: lasciate a casa le mogli o i portafogli, perché è un disastro qua economico. E qui ragazzi scatterà l'acquisto del loro caffè, perché adesso vogliamo comprare anche il macina caffè. Abbiamo già preso il set per le tazzine e poi vediamo di fare a casa. Voglio vedere come faccio il caffè turco senza che io ho solo l'induzione.
Il boss in questo posto che lei definisce veramente kitsch, chissà perché. Guardate poi quante cose particolari, questi li copriamo, però io mangerei. Che paccottiglia, guarda che roba, è una giungla di paccottiglie. Boss, io ho trovato Boss, Mi ha pestato i ditini. Esatto, ho trovato il posto per noi per fare delle mega visual. Andiamo adesso a mangiare dove, boss? In un altro posto. Porca miseria. Posto l'ha voluto scegliere il boss e come punizione io l'altra sera avevo criticato l'insalata mista come la chiamano loro, che loro intendono la verza, così. Perché io ho scelto il posto, ma lui non ha voluto che scegliessi per lui il mangiare, quindi se la tiene. Magari è buono. Magari fa schifo. Il pane è buonissimo, la parte dello yogurt è fantastico, la verza che arriva dopo, allora dopo il pane e lo yogurt ci potrei mettere anche della segatura, secondo me è buona uguale. Nella crema così che ci hanno messo dentro fortunatamente ci sono anche dei pezzi di pollo che aiutano tanto. Ho ripreso questi che loro poi li hanno chiamati in un altro modo, ma in realtà sono sempre i dolmacoli con il peperone, che sono quelli che a me piacciono di più. Sopra ci ha messo questo che mi fa un po' paura. È tipo yogurt greco, buonissimo. La patata, sa di patata. Controllo che non abbia la temperatura della lava. Quel peperone qui ha un peperone che ha quasi il sapore del peperoncino anziché del peperone, ma non è piccante, è solo spinto il gusto del peperone. Dentro c'è sempre classicamente il riso con la carne. E noi cosa andremo a fare, ragazzi? Indovinate? Il fuccino! Approvatissimi. Spesa 23 marchi e mezzo, incluso anche la birrotta e l'acqua, però il food tour non finisce qui, abbiamo altre 2 chicchine che non le vedete da nessun'altra parte. Adesso vi facciamo vedere. Siamo su di qua. Questa è un'esperienza che dovete per forza fare se venite a Sarajevo e la potete fare solamente qui. Questa è una tea house famosissima tra l'altro su qualunque social possibile e immaginabile. Qui è l'unico posto dove vi fanno il salep. Il salep è una bevanda a base di una radice di orchidea selvatica che viene essiccata e resa polvere e poi si fa questa bevanda che ha anche la cannella. Adesso lo assaggiamo. Cioè era un anno io che lo volevo bere sta cosa, va bene? Sa di latte ma con la cannella e c'è un qualche altro tipo di sapore che forse è quello dell'orchidea. È una cosa, ragazzi, squisiterrima, è delizioso. Poi bello perché abbiamo aspettato mezz'ora per entrare, adesso il deserto. Però se c'è gente, aspettate. Sembra che ci sia anche quasi una punta di nocciola. Secondo me quella è la radice dell'orchidea che dà quel profumo lì, Guarda te, è strabuono, mamma mia, mi ha fatto bene comunque ad aspettare. È una cosa meravigliosa. Voi non lo sapete perché nel canale non credo di averlo mai detto, ma io sono una grandissima estimatrice di tè, è la mia droga il tè. I gatti e il tè sono il mio tallone d'Achille, più i gatti che il tè. Questo praticamente è il mio posto, cioè il mio paradiso in terra. Mamma mia che botta di sapori. C'è l'arancia, c'è il mango, c'è il tè verde, non mi ricordo di quale tipo di qualità. È buonissimo. Comunque è molto intenso, dici? Sì. Perché lo devo mangiare io che a me sto biscottino non mi è mai piaciuto. Ah, guarda, non c'è mica problema. Qui all'interno noi abbiamo il nostro paccottiglia di ghiande e di roba raccolta. Hai la papaya tu qua dentro.
È più fruttato questo. Deve essere incandescente tipo un boiler che ha perso il suo termostato. È molto aromatico. Mi piace l'atmosfera che si crea in questo salottino perché sembra proprio di essere come casa propria. Nel momento che ti siedi alla fine giornata ti rilassa, ti pigli il tuo tè. Anche il fatto della clessidra proprio ti dice rallenta. Abbiamo speso 17 marchi, un cavolo, perché il Salep viene 6 marchi, quindi 3 euro, una cavolata. Adesso andiamo a vedere se riusciamo a fare un altro colpo gobbo. Al Monster è venuto un calo di zuccheri, noi stasera avevamo detto non ceniamo perché è una settimana che mangiamo la loro cucina che comunque è tamugna, ragazzi, cioè non è una cucina così all'acqua di rose. Vi hanno detto facciamo il teino, ci prendiamo il gelato turco, perché io questo ve lo devo far vedere per forza. Ma se è iniziato a dire dopo il teino ho un languorino ambrogio e quindi adesso alla fine stiamo cercando qualcosa per andare a mangiare, cioè una roba assurda. E quando alla sera non sai cosa mangiare, il burek ci sta sempre. Sì. Il mostrino ha preso il burek con la ciccia perché lui adesso è già nella fase ho fame, voglio mangiare e non vi Sai cos'è il burek? Spiegalo. Io il burek, come la prima sera che siamo arrivati in Bosnia, l'ho preso con le patate ed è questa spirale che diceva il Monster di pasta, sfoglia, fillo. Lo fanno con la carne, con le patate, con gli spinaci, un sacco di cosine buone. Quello tipicissimo è con la ciccia. È molto morbido perché lo spennellano anche con il burro, cioè si sente che c'è della sostanza. Buono. This is? Ok, this is invece? Pistacchio. Allora c'è Pistacchio, pistacchio. Yeah. Pompa, pompa. No. Osteria. Ah, no. Guarda come rimescola. Prendi anche la... Sai cosa prendo? Prendo la pioggia qui fuori, il gelatino. E voilà! C'è, ale! Questo va bene a Napoli! Ok, voilà! Good, very good! Questo è il dondurma, cioè il gelato turco. Lo servono così oppure come se fossero delle scaglie. È di una consistenza che non c'entra niente con quella del nostro perché lo vedete è quasi gommoso. Ma perché? Perché loro lo fanno con latte o panna e fin qua va bene, i gusti che ci devono essere, quindi o pasta di pistacchio, cioccolato, quello che è. Per addensare usano sia il sale, perché è la radice di quell'orchidea selvatica che abbiamo bevuto anche nel latte prima, e la mastica, che non è questa ma è una resina in polvere che viene da una pianta che a voi non vi frega, è levistico ma non ve ne frega niente, e lo usano come addensante. Ha questa consistenza strana, vediamo com'è perché è la prima volta in vita mia che lo mangio. Questo di sapore è buonissimo, è una consistenza stranissima, quando lo prendete sentite come se ci fosse un filo dentro, è stranissimo. C'è la granella di pistacchio nel pistacchio, buonissimo. Tieni amore, prova. Oh. Vedi? Fa il becco, è strano. È molto denso. Il sapore è buono È comunque. vero, cioè questo è già un gusto che per noi è un gelato. Master, c'è di là la fontana, gira, 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 bravo. Ok. Dai vostri corrispondenti dalla Bosnia stasera abbiamo finito. Ma domani ci aspetta un altro pezzo di giro fantastico perché andiamo in un altro stato che non è la Bosnia, quindi Iscrizione al canale. like per supportarci e ci vediamo al prossimo video, ve l'ho già detto, ciao. Stavolta lo faccio. Ma com'è che non torniamo a casa allora? No. Non mi viene.